In questo video continuiamo a divertirci con questo motore recuperato da una lavatrice. È un motore a spazzole. Nell'altro video abbiamo visto come accendere e spegnere il motore grazie a un IPT2, un driver con ponte ad H, e Arduino e due pulsanti. Premiamo un pulsante, parte il motore, premiamo l'altro pulsante, si ferma il motore. Oggi ho preparato lo schema. Aggiungiamo un potenziometro da 10k o 5k, mi sa che userò uno da 5k, e variamo per variare la velocità del motore, quindi lo schema rimarrà invariato. Cambieremo solo qualcosa nel codice per poter appunto variare la velocità del motore. Ok, andiamo a vedere meglio lo schema e poi andiamo a vedere se effettivamente la velocità del motore cambia. Ho preparato questo schema. Troviamo Arduino, il BTS 7960, quindi IPT2, accetta un'alimentazione fino a 27 volt, quindi ho scritto qua 1224. Ho messo come simbolo questo motore, poi per collegamento del motore a spazio potete fare riferimento al video sull'altro video del motore, come collegarlo. Quindi troviamo il pulsante start, pulsante stop, due pulsanti, quindi troviamo il potenziometro. Per il collegamento, vediamo se riesco, ecco qua si vede meglio, quindi qua portiamo l'alimentazione positiva e negativa dell'alimentatore e qua M più M meno mandiamo al motore. Poi colleghiamo il D5, pin 5 e 6 a RPWM e pin 6 a LPWNM. Aspettate, ecco qua si vede meglio. Quindi RPWM al pin 5 e LPWM al pin 6. Qua no, sì, qua è riportato, vediamo, questo è il pin RPWM e LPWN. Poi portiamo RN e LN alimentazione 5 volt, pin 7 alimentiamo a 5 volt, pin 8 al negativo. Alimentazione lo possiamo prendere da Arduino, 5 volt lo mandiamo sulla breadboard, quindi qua lo portiamo ai pin sopra e il GND comune ad Arduino. Il pulsante, colleghiamo una parte al GND, l'altra parte al GND, uno al pin 2 e uno al pin 3. Il pin 3, il pulsante collegato al pin 3 per lo start, il pulsante collegato al pin 2 per lo stop. Questo è sempre come il video precedente. Qua ho aggiunto solamente questo potenziometro. Io utilizzerò uno da 5k, va bene anche uno da 10k. Ci sono tre terminali. Portiamo da una parte il positivo, dall'altra parte il negativo, il pin centrale andiamo a collegare al pin analogico A0 di Arduino. Ok, proviamo nella realtà a collegarlo, vi faccio vedere come collegarlo e poi passiamo al codice e vediamo se riusciamo a far cambiare la velocità al motore della lavatrice. Questo è il circuito dell'altra volta. Andiamo ad aggiungere il potenziometro da 5k. Io lo metto sulla breadboard, come vedete ha tre terminali. Collegheremo una parte ai 5 volt, l'altra parte al GND, il centrale a A0 di Arduino. Mettiamo sulla breadboard, così, perfetto, avvicino la telecamera così vi faccio vedere meglio. Colleghiamo una parte al positivo, quindi a 5 volt, l'altra parte alla parte negativa. Quindi abbiamo alimentato il potenziometro. La parte centrale, pin centrale, andiamo a collegare al pin analogico
a 0 di Arduino. Scusate, questo è tutto il collegamento. Adesso andiamo un attimo sul codice, andiamo a fare una piccola variazione così da poter controllare la velocità tramite questo potenziometro del motore. Questo è il codice che poi vi lascio in fondo in descrizione con appunto dei commenti su ogni riga, così da poter vedere cosa fa, dove ho dichiarato i pin 2, 3, 5 e 6, il pin a 0 per collegare il potenziometro, per variare appunto la velocità. Ok, ma andiamo, io ho collegato il mio Arduino 1 R4 Wi-Fi, mando su Arduino e andiamo a vedere se effettivamente la velocità eccoci sul cambia. Banco, ho acceso l'alimentatore, ho messo a 15 volt e andiamo a vedere se riusciamo a cambiare la velocità del motore. Inquadro tutto. Ok, quindi qua arriva l'alimentazione di 15 volt, ho caricato il programma su Arduino, pulsante start, pulsante stop, e il potenziometro, io ho utilizzato questo 5K, va bene anche uno del 10K, per variare la velocità. Ok, vado a premere start, ci ho provato, funziona, ma ve lo faccio vedere. Start, leggiamo anche sul serial monitor la velocità del PWM, tanto vediamo se si ferma. Il motore si è fermato, quindi riaccendiamo e proviamo ad aumentare la velocità. Si aumenta, non so se riuscite a sentire, questo è il massimo, il potenziometro a 1022 e il PWM a 2,55. Abbasso, sto girando, quindi sto riuscendo a variare la velocità. Il numero di giri, se è troppo basso, forse non, questo sarà la velocità minima, intorno a 65-70 pwm. Di meno penso che si ferma, infatti. È ripartito, accendo, funziona meglio, e parte meglio. Andiamo al massimo e proviamo a fermare. Ok, si è fermato, riaccendiamo. Perfetto, e abbassiamo la velocità. Funziona perfettamente. Vi potete divertire per costruire qualsiasi, non so, un tornio, potete aggiungere una cinghia per fare qualcosa, no? Una sega circolare, con velocità variabile e lavorando in sicurezza, perché non sto utilizzando la 220. Questo modulo, questo IBT2, preso su Amazon al costo di 10 euro, io sto utilizzando Arduino R4, questo costicchia, ma con Arduino Nano intorno ai 10 euro, quindi con 20 euro di potenziometro e due pulsanti riusciamo a comandare il motore. Poi abbiamo bisogno di un alimentatore, ma potete comprarlo, non costa tanto, oppure potete recuperarlo da qualsiasi altra apparecchiatura elettronica. Siamo giunti alla fine del video, abbiamo visto come possiamo controllare la velocità di questo motore a spazzole
di una lavatrice aggiungendo solamente un potenziometro al circuito che avevamo visto l'altra volta. Ok, se avete commenti, nel prossimo video andremo ad invertire il senso di rotazione del motore. Per fare questo purtroppo non basta invertire i cavi. Utilizzerò due relè. Qui già ho preparato due relè dove andremo, vi farò vedere lo schema, a invertire i collegamenti dei fili del motore così da poter cambiare direzione del motore da una parte e dall'altra, mantenendo anche il regolatore di velocità con il potenziometro. E se il video non uscirà abbastanza lungo, aggiungerò la lettura della velocità tramite il tachimetro che sta dietro il motore. Andremo a collegare quindi il tachimetro ad Arduino e vedremo come fare e leggeremo appunto la velocità. Ok, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e se avete commenti potete scriverlo sotto e ci vediamo alla prossima.